Benvenuti carissimi amici a una nuova puntata del canale di Tatiana Santi. Oggi sono veramente molto contenta perché è giunta l'ora di una nuova intervista. Sono anche emozionata perché per me è un onore intervistare l'ospite di oggi che vi presento subito. Si tratta di Hauke Ritz, filosofo, autore del coraggioso e secondo me illuminante saggio che è questo, che tengo in mano perché l'Occidente odia la Russia, Fazzi Editore. Quindi oggi avrò l'onore e il piacere di parlare con il filosofo Hauke Ritz. Non vedo proprio l'ora di cominciare. Innanzitutto lo saluto, quindi buongiorno, guten Abend, Hauke Ritz. Ja, guten Abend. E ringrazio anche per la traduzione Mario Hausmann. Direi di partire subito con le nostre domande. Partire dalla prima. Innanzitutto volevo fare i complimenti perché è un libro che mi ha colpito, lo ritrovo veramente, lo trovo coraggioso, ma anche illuminante perché parla della crisi europea, delle origini della crisi dell'Europa, ma anche parla tanto di russofobia, che è un tema a me, come sapete, cari amici, molto caro. Quindi è stato molto interessante leggere il saggio del filosofo Ritz. L'Occidente non esiste più come lo conosciamo, come ce lo ricordiamo. L'Europa è in profonda crisi e Ritz nel suo libro spiega, come vi dicevo, i motivi anche di questa crisi. Secondo me però gli europei non se ne rendono conto, quindi la mia domanda è quando arriverà, secondo Hauke Ritz, la coscienza di questa fase di transizione, cioè che l'Occidente non esiste più e gli europei vanno verso un mondo nuovo. Ja, der Ausweg für die derzeitige Krise im Sì, Westen la via d'uscita dall'attuale crisi in Occidente ha effettivamente a che ist aus fare con meiner il Sicht rapporto con la in diese Russia. Krise In un hineingeraten, certo senso l'Europa è finita in questa crisi nach dem Ende des perché Kalten dopo la Krieges fine della guerra fredda, dopo la caduta del muro di Berlino, eine ha negative Haltung sviluppato un gegenüber Russland atteggiamento entwickelt hat. negativo nei Nicht confronti sofort, della Russia. aber Non allmählich subito, ma gradualmente, lentamente e poi sempre più in vielerlei velocemente. Hinsicht Da un lato in divisionär. senso pratico-politico, ma c'è anche un significato Aber da ist auch eine filosofico. philosophische In un Bedeutung. certo senso, attraverso il rinnovamento della In gewisser Weise russofobia ist dopo la guerra die fredda, la Erneuerung divisione del des continente europeo si è ripetuta ancora una Ehemaligen volta, osteuropäischen Kontinents solo che erneut stavolta è spostata wiederholt, ungefähr 1500 km 3000 più a est. Kilometer weiter E östlich. finché il continente Dieser europeo europäische resterà un Kontinent continente ein diviso, spaltener non Kontinent ist, potrà sviluppare la sua cultura in solange modo produttivo, kann er non seine potrà Kultur nicht ascendere come entwickeln, civiltà, solange ma kann er solo seine decadere. Zivilisation nicht Questo è aufstellen quasi und un fatto stellen. filosofico, Das ist perché non deriva al letztlich ein 100% dalla philosophisches politica, ma è Faktum. comunque Es ist nicht evidente. hundertprozentig A ciò si politisch, aggiunge und naturalmente, in termini es ist aber trotzdem pratico-politici, evident. che un'Europa divisa, Ähm, che non intende se stessa come Obwohl Europa ma natürlich come grundsätzlich Occidente, politisch avrà sempre das bisogno della guerra a est, gespaltene rimarrà Europa sempre sich dipendente nicht dagli so Stati versteht, Uniti sondern als der e Westen perderà versteht, la propria zwei indipendenza. oder immer den Ciò Krieg significa che la crisi dell'Europa può essere superata ponendo fine alla guerra con la Russia e ristabilendo l'amicizia con diese essa, Europas superando la divisione indem dell'Europa, wir staccandoci dagli unsere Stati Beziehungen Uniti wieder e fortsetzen, intendendoci wieder come Europa über anziché Beziehungen come zu den Occidente. USA lösen und uns als Europa statt als Westen verstehen. Il saggio, dalla spiegazione di questa crisi che sta vivendo appunto l'Europa, come spiegava Ritz, fino anche alla possibile nuova fase di rinascita, ruota attorno al concetto di cultura, che secondo me è un concetto molto sottovalutato, anche se importantissimo. Infatti, gli europei hanno come rigettato e dimenticato la propria identità culturale. Quindi Ritz ne parla benissimo nel libro. Come può arrivare un nuovo rinascimento, se vogliamo chiamarlo così? Com'è possibile quindi riprendere in mano la propria identità anche culturale che è andata persa proprio per motivi di politica, di propaganda e di questa sudditanza rispetto agli Stati Uniti? Ja, in gewisser Weise In un certo senso non dobbiamo affatto creare una nuova identità, dobbiamo solo ricordare la vecchia identità.
È un po' come nella filosofia di Platone, dove conoscenza e ricordo si sovrappongono e sono quasi la stessa cosa. E l'Europa negli ultimi 80 anni si è trovata in uno stato innaturale. È un'anomalia della storia, un anacronismo storico, che l'Europa sia governata da un continente straniero, ossia dall'America. E l'Europa è stata governata da un paese che è allo stesso tempo una propaggine dell'Europa, cioè gli Stati Uniti. In quanto tale propaggine, gli Stati Uniti non hanno raggiunto lo stesso livello culturale dell'Europa. La cultura americana è più primitiva e questo ha rappresentato per gli americani, per gli Stati Uniti, un problema. Essi vedevano il più alto livello culturale dell'Europa come una minaccia al loro dominio. E per il loro dominio gli americani avevano a loro volta bisogno dell'Europa per essere davvero una potenza globale. E per mantenere la loro presenza in Europa hanno ritenuto necessario abbassare il livello culturale dei cittadini europei. Americanizzare gradualmente l'Europa, far dimenticare la memoria storica e trasformare un continente che fino ad allora aveva sempre vissuto nella storia in un continente che vive solo nel presente. A ciò si aggiungeva il fatto che gli americani, nella guerra fredda, combattevano contro una filosofia politica nata in Europa, ovvero il socialismo e il comunismo. E il socialismo, così come il comunismo o anche la socialdemocrazia, tutte queste filosofie politiche sono in definitiva figlie dell'illuminismo e della rivoluzione francese e anche figlie dell'umanesimo europeo. E questo significava che la politica culturale orientata contro il socialismo e il comunismo doveva assumere una direzione anti-illuminista, anti-umanista e, in generale, anti-europea. Così, la lotta contro il socialismo sul piano della politica culturale è gradualmente scivolata nel contro-illuminismo. E quanto ciò sia accaduto lo vediamo oggi, dove abbiamo sempre più a che fare con il decadimento delle società europee. Wo wir es zunehmend mit dem Zerfall der europäischen Gesellschaften zu tun haben. La Russia invece, con la Russia abbiamo tutta un'altra situazione, proprio per l'importanza della sovranità, il fatto che sia riuscita a mantenere una propria sovranità rispetto ai paesi europei. Vorrei anche sottolineare l'importanza che ha la storia, la memoria storica in Russia. E possiamo quindi dire una sorta di paradosso, anche Ritz nel libro lo cita, che la Russia è addirittura più europea dell'Europa, se la vediamo come oggi. Possiamo anche dire che rappresenta quindi, prima anticipava questa frase Ritz, che la Russia rappresenta una salvezza quindi per il futuro dei paesi europei, proprio perché, come dicevo prima, la sovranità è centrale in Russia, così anche come l'importanza della storia e della cultura. In gewisser Weise muss Russland In un certo senso la Russia deve essere solo un esempio e l'interpretazione americana della cultura e della civiltà europea, a guardarla bene, è molto debole. Se c'è un confronto tra una Russia europea e un'Europa transatlantica americanizzata, vince sempre la Russia europea, perché la cultura nata in Europa sotto la supervisione americana è molto artificiale. Kultur in Europa ist sehr künstlich. Mi interessava però anche come può essere d'aiuto col proprio esempio, ma anche in quali modi, questo volevo chiedere, come può da un punto di vista pratico riuscire a salvare i paesi europei, da un punto di vista appunto della cultura, dell'identità culturale, ma anche da un punto di vista politico, con degli accordi, riallacciando i rapporti gradualmente con la Russia, quindi chiedergli dal punto di vista pratico come può la Russia dare questo contributo, diciamo, nella salvezza, ecco, dei paesi europei. Das Problem ist, dass Il problema è che gli Stati Uniti dominano l'intero spazio informativo in Europa. Ciò significa che la Russia ha pochissime possibilità di influenzare i media europei e se lo fa può farlo solo attraverso i media alternativi.
Inoltre, qualsiasi interferenza della Russia nei media europei, se scoperta, scatenerebbe immediatamente uno scandalo. Pertanto, da un punto di vista pratico, la Russia non può fare molto. In definitiva, gli europei devono liberarsi da soli. La Russia praticamente non può fare molto in modo diretto. Quello che la Russia può fare però è far crollare insieme alla Cina e all'Iran i pilastri portanti dell'impero americano. Si tratta ad esempio del sistema del petrodollaro in Medio Oriente e in generale del sistema finanziario mondiale. Se gli Stati Uniti, per esempio, perdessero la loro influenza in Medio Oriente e il controllo sul petrolio, perderebbero anche il controllo sull'economia europea e giapponese. In quel momento si aprirebbe lo spiraglio in cui gli europei potrebbero liberarsi da soli dagli americani. Tuttavia, il problema è che solo una piccola parte degli europei sa come funzioni effettivamente il dominio americano in Europa. Per molti europei si tratta di un processo inconscio. Ciò significa che, anche se il potere americano dovesse crollare, gli europei non sarebbero in grado di riconoscere immediatamente la direzione da prendere. Sarà necessario un lungo processo di chiarimento e forse anche un po' di caos prima che gli europei inizino, per così dire, a svegliarsi da questi 80 anni di ipnosi americana. 80 Jahren Hypnose, amerikanischer Hypnose aufzuwachen. Sì, e infatti la mia prossima domanda era proprio questa. Auke Ritz ha citato l'Iran, io vorrei citare anche i BRICS, la crisi, la guerra che c'è in Ucraina, quindi a proposito di caos, e la guerra che vediamo in Medio Oriente. Possiamo dire che per gli europei, più che altro dormienti, come spiegava benissimo Ritz, che non si rendevano conto, almeno fino ad oggi, credo, di questo caos e di questa enorme crisi che c'è in seno all'Europa, può essere oggi quel momento decisivo per sganciarsi dagli Stati Uniti? Cioè io voglio chiedere a Auke Ritz se lui è ottimista su questo punto oppure l'Unione Europea rischia di essere una sorta di nuovi Stati Uniti, perché quello che vedo io è proprio la nuova strada che ha preso l'Unione Europea, cioè quello della guerra, della militarizzazione. Invece Auke Ritz cosa pensa? Magari proprio il caos di oggi potrà permettere di svegliarsi e di sganciarsi dagli Stati Uniti? Quindi è più ottimista o pessimista come me? Also natürlich gibt es starke Widerstandskräfte gegen ein solches Aufwachen. Certamente ci sono forti forze di resistenza contro un tale risveglio, poiché gran parte della classe politica è stata coinvolta in queste crisi, nella guerra in Ucraina, nel silenzio sul genocidio nella striscia di Gaza e in molte altre cose. Sta di fatto, però, che questa elite transatlantica che governa l'Europa, tanto in Italia quanto in Germania e in Francia, cercherà di restare al potere finché potrà e finché rimarrà al potere non ci sarà un vero processo di chiarimento. Tuttavia, dopo il crollo del sistema del dollaro, l'Europa si ritroverà in un isolamento geopolitico. Avrà bisogno della Cina, della Russia e dell'Iran, se non altro per acquistare materie prime. Ed è del tutto possibile che questi paesi pongano delle condizioni dicendo: vi venderemo queste materie prime solo se racconterete alla vostra popolazione ciò che è successo e se smetterete con le bugie, poiché molto di ciò che è stato detto su Russia e Iran si basa su menzogne. Si esigerà dagli europei, attraverso la pressione economica, che queste menzogne vengano elaborate e smentite. E questo a sua volta innescherà processi politici in Europa che, prima o poi, porteranno a un cambio delle elite, a un cambio della filosofia politica e infine a un cambio dell'identità. Und schließlich zu einem Wechsel der Identität führen werden. Mhm.
Sì, infatti era proprio la mia ultima domanda, quindi vedo che comunque Riz è abbastanza ottimista, ovviamente ci vorrà tanto tempo, anche nel libro ne parla, si tratta di generazioni intere, però io da giornalista sono un po' più concreta, quindi e curiosa. Riz, come immagina questo periodo di transizione? Cioè di che anni stiamo parlando? Quanto tempo occorre secondo Riz? So che è difficile fare previsioni, non ha senso, però secondo lui, appunto, questo periodo difficile, molto duro di transizione verso questo nuovo mondo multipolare che già esiste, però la transizione dell'Europa verso questo nuovo mondo, quanto tempo può prendere, occupare e quindi alla fine si riuscirà a riallacciare i rapporti con la Russia, alla quale io tengo tanto, la Russia che potrebbe fare proprio da specchio all'Europa, no? All'Europa che fu, riallacciandoci al tema di prima. Quindi si riallacceranno i rapporti e la Russia guarderà ancora all'Europa oppure no, proprio dopo tutto questo periodo di caos, di crisi, di propaganda, come diceva Ritz, la Russia ci sarà ancora? Questo mi interessa sapere, ecco, il punto di vista di Auke Ritz su questo. Es gibt natürlich immer das Gegenargument, dass Sì, naturalmente c'è sempre l'argomentazione contraria, avanzata da molti, secondo cui il declino del dollaro e dell'impero americano avverrà lentamente, a piccoli passi. Personalmente non lo credo. Penso che ci sarà un punto di rottura in cui si verificherà un'accelerazione esponenziale degli eventi. Nel 1989 nessuno si aspettava che l'apertura di una recinzione al confine tra Ungheria e Austria avrebbe provocato il crollo dell'Unione Sovietica. Non era prevedibile, eppure esiste una relazione tra questi due eventi. Allo stesso modo sarà un evento relativamente piccolo, o forse l'attuale guerra in Iran, a portare a un improvviso sgretolamento dell'impero americano in breve tempo. Questo è perlomeno ciò che mi aspetto. Naturalmente posso sbagliarmi. Magari potrebbe succedere nei prossimi 5 anni. würde das in den nächsten 5 Jahren passieren. Mm. Sì, questo è veramente molto interessante, quindi c'è questa nota di ottimismo, secondo me, di cui tutti hanno bisogno, europei, russi, ma anche statunitensi, perché io vorrei unire tutti i popoli. Ritz prima divideva molto bene il discorso tra elite e popoli, tra elite europee e popolo europeo. Stessa cosa vale per tutti i paesi. Quindi secondo me questa nota di ottimismo di Auke farà veramente, di Auke Ritz farà piacere a tutti noi. E quindi io per concludere da giornalista volevo anche chiedere, quindi anche l'informazione prenderà una svolta arrivati a questo punto della guerra in Iran dove gli Stati Uniti agiscono proprio apertamente, agiscono facendo cadere tutte le maschere. Qua mi riferisco a Trump. Secondo me proprio in Iran è la crisi e la guerra che fa cadere tutte le maschere. Quindi è probabile che anche i media, che in tutti questi 80 anni hanno fatto propaganda, vivano una vera e propria svolta. Quindi questa rivoluzione, se vogliamo, grazie al caos, raggiungerà anche i giornalisti e i media, secondo Ritz. Ja, dieser Ausgleich wird stattfinden, aber er wird nicht von alleine kommen. Sì, sì, questo delicato equilibrio si manterrà, ma non avverrà da solo. E bisognerà lottare contro la resistenza. Le elite transatlantiche che sono al potere ora si aggrapperanno naturalmente al potere finché potranno, anche dopo che l'America avrà rinunciato alla sua posizione di superpotenza globale. E spetterà quindi agli europei lottare per questa apertura, con la spinta economica proveniente da Cina, India, Russia e mondo arabo così forte che l'economia diventerà un'alleata in questa lotta e la popolazione insoddisfatta, insieme all'economia e ai suoi interessi, imporrà l'apertura verso Oriente e la resa dei conti con la storia.
e bisogna anche essere preparati al fatto che gli Stati Uniti hanno cercato di acquistare ampie porzioni del mondo negli ultimi decenni e hanno acquisito titoli ovunque, all'estero, perché avevano anche la capacità di stampare un'enorme quantità di denaro. Il loro sistema finanziario ha generato un'enorme quantità di proprietà e se questo sistema finanziario ora crollasse, le proprietà americane verrebbero espropriate e nazionalizzate in molti paesi del mondo. E a un certo punto, forse non immediatamente, forse solo come ultima risorsa, anche in Europa sorgerà la domanda sul perché gli americani possiedano così tanto qui in Europa. Ciò che sta accadendo attualmente nel sistema delle relazioni internazionali è un po' come una rivoluzione. La rivoluzione che ebbe luogo a Parigi nel 1789 o a San Pietroburgo nel 1917 o altre rivoluzioni, forse più borghesi. Qualcosa di simile sta accadendo ora tra Occidente e Oriente, tra Nord e Sud. Le ex colonie non vogliono più essere colonie, non vogliono più essere il braccio esteso delle relazioni di proprietà americane o europee. Vogliono essere indipendenti, vogliono dare alle loro civiltà una propria espressione distintiva, affermare una modernità cinese, una modernità indiana, una modernità persiana. E attraverso questa rivoluzione nelle relazioni internazionali si apre anche un'opportunità unica per l'Europa di liberarsi e diventare indipendente. Ma noi, l'Europa, a differenza di altre parti del mondo, siamo principalmente legati psicologicamente agli Stati Uniti e sarà molto difficile sciogliere questo nodo psicologico, questa identificazione inconscia con il mondo americano. Ma anche questo sarà possibile quando il mondo intero inizierà a orientarsi verso est. Wenn die gesamte Welt anfängt, sich Richtung Osten zu orientieren. Sì, infatti, giusto, volevo ringraziare Euke Ritz per questa intervista. Giusto un'ultima battuta, velocissima. Avendo scritto questo libro che tratta anche di russofobia, ma non solo, sicuramente il filosofo Ritz sa che viene attaccato, verrà attaccato, essendo etichettato come filorusso o anti-occidentale, le persone che esprimono il proprio pensiero, anche argomentandolo molto bene, in maniera ampia, come in questo libro fa Aukeritz, vengono etichettate così, quindi siamo abituati. Ma Aukeritz come vorrebbe rispondere a quelle critiche che arriveranno anche magari da persone che non hanno letto il libro, sentendosi dire banalmente filo russo, o anti-NATO, anti-occidentale, cosa vorrebbe rispondere a queste critiche, ripeto, anche spesso sicuramente banali, di gente che non avrà letto bene il libro? Cosa risponde? Die Fähigkeit der Menschen, La capacità umana di costruire edifici di menzogne, dove una menzogna poggia sull'altra, è ovviamente sorprendente. E oggi viviamo in una società in cui è stata creata un'intera catena, un'intera architettura di menzogne pubbliche, ognuna delle quali sostiene l'altra. E molte persone che appartengono all'establishment non osano più districare questa catena di menzogne perché la loro stessa esistenza, le loro stesse vite sono già troppo intrecciate con essa. E direi a queste persone che alla fine non è il potere politico a decidere la verità, ma la storia stessa. La storia ha la capacità di abbattere anche i più grandi edifici di menzogne. Gli esseri umani possono avere molto successo nel diffondere il loro potere sotto forma di visioni del mondo, ma alla fine la verità storica prevale sempre, perché l'umanità non può decidere completamente la storia. E confido che questa verità
si rivelerà a noi storicamente come una sorta di rivelazione secolarizzata. Il processo che intraprenderemo sarà davvero rivoluzionario, simile a un secondo illuminismo. E quando questo secondo illuminismo prenderà piede, dovremo ripensare gran parte di ciò che è stato considerato nella storia. Dovremo ricomprendere la guerra fredda, cosa sia stata realmente, reinterpretare la prima guerra mondiale e molte altre cose ancora. E credo che dopo un simile secondo illuminismo, l'umanità potrà nuovamente progredire e potremo poi sperimentare decenni di progresso civile. Così come abbiamo assistito a un declino della civiltà nell'ultimo mezzo secolo, potrà esserci di nuovo un'ascesa di questa civiltà. Kann es dann wieder zu einem zivilisatorischen Aufstieg kommen. Grazie mille per questa intervista, per il libro che consiglio veramente a tutti di leggere, Perché l'Occidente odia la Russia. Grazie perché analisi così complete sono importantissime oggi e soprattutto anche un'analisi filosofica oltre che geopolitica, quindi questo è anche un tratto che volevo sottolineare, proprio questo approccio anche filosofico di Ritz permette di comprendere al meglio la situazione geopolitica e soprattutto le prospettive di questo mondo nuovo. Speriamo veramente che il risveglio e il rinascimento, questa nuova fase, arrivi al più presto possibile. Ringrazio veramente tantissimo Auke Ritz per questo libro e per l'intervista. Grazie per il tempo che ha dedicato a tutti noi. Milli, grazie. Ich bedanke mich auch sehr. Grazie anche a lei, è stata un'intervista molto piacevole. Sono lieto di avere lettori come lei in Italia. Sono anche molto grato alla casa editrice Fazzi Editore per aver tradotto questo mio libro. Credo che l'Italia svolga un ruolo speciale in Europa e l'Italia, insieme alla Grecia, è strettamente legata all'antico patrimonio europeo. Il Rinascimento è nato in Italia, o meglio, ha avuto il suo centro in Italia. Le scienze naturali hanno avuto origine lì, così come i primi approcci alla filosofia moderna. E sono molto lieto che le mie idee siano oggetto di discussione in Italia. Gedanken in Italien diskutiert werden. Questo lo posso dire in tedesco, Danke schön, è l'unica cosa che posso dire oggigiorno, ma lo dico. Danke schön, spasiba, grazie mille. Огромное Спасибо. спасибо. Ja, Спасибо. ja. Спасибо вам.